Voglio dirvi 4 cose su Inter Monaco 3-0, dal campo agli aggiornamenti di mercato, ma partiamo innanzitutto dal tabellone di questa Champions League, dove l'Inter è l'unica squadra italiana che va direttamente agli ottavi di finale e quindi evita la scomodità del playoff, evita le 2 partite in più in un mese di febbraio che già così è pienissimo per l'Inter. Un Inter che finisce dunque nel lato del tabellone che ci porterà ad affrontare una tra PSV Eindhoven, Feyenoord, Juventus e Milan. Avete capito bene, ragazzi, avete capito bene, perché una di queste 4 sarà quindi l'avversaria dell'Inter, che poi andando avanti, come vedete anche dal tabellone, nel caso si dovessero superare gli ottavi di finale, poi ai quarti ci sono buone probabilità di affrontare una squadra molto forte tra Leverkusen, Atletico Madrid, ma soprattutto Bayern, Real Madrid e Manchester City, anche se attenzione, perché di sicuro una tra Manchester City, Real Madrid e Bayern uscirà agli spareggi. Una di sicuro andrà fuori, perché si dovranno affrontare tra di loro, quindi una certamente va fuori. Poi, per capire ancora meglio il tabellone, bisognerà aspettare i prossimi 2 sorteggi. Il primo, quello dei playoff, ci sarà venerdì 31 gennaio alle 12, lo seguiremo insieme qui su Passione Inter, quindi mi raccomando ricordatevi, e il secondo poi sarà più avanti in vista appunto degli ottavi. Di sicuro però, come detto, PSV Eindhoven, Feyenoord, Juventus o Milan, una di queste sarà l'avversario dell'Inter agli ottavi di finale. Ho già visto tantissimi commenti sulla preoccupazione per un derby italiano, il peso emotivo di queste sfide. Io ragazzi la ribalto, sono molto più in linea con le parole di Mkhitaryan nel post partita, che ha detto che quando l'Inter gioca così è ingiocabile. Ecco, più che preoccuparmi quindi di chi pescheremo, io penso che nessuno sarà felice di pescare questa Inter, soprattutto questa Inter che stiamo vedendo nel 2025, in questo gennaio-febbraio, ecco, nella parte di stagione che comincia a diventare veramente calda e veramente decisiva. E allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche, amici, passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Vi ricordo che dopo le tante richieste che abbiamo ricevuto abbiamo lanciato una grande novità nel club di Passione Inter. Da adesso abbonarsi al club di Passione Inter e diventare soci del nostro club è ancora più semplice, ancora più flessibile soprattutto. Potete accedere a tutti i vantaggi del club di Passione Inter anche con la novità dell'abbonamento mensile, per cui da ora con il link che trovate qui sotto in descrizione potete entrare a far parte della nostra community esclusiva con tanti interisti da tutto il mondo, anche senza prendervi un impegno a lungo termine, ma con un abbonamento mensile al termine del quale potete valutare se restare oppure no, ma sono sicuro che resterete, perché in queste settimane la chiamata del lunedì, le chiamate post partita, i contenuti esclusivi che vi portiamo sono tanti contenuti da vivere tutti insieme con questa grande Inter. Quindi il link in descrizione, vi aspetto nel club. Nel frattempo, la prima cosa l'abbiamo analizzata. Tra l'altro, a proposito di calendario, ragazzi, faccio subito una polemica. In queste ore dovrebbe essere annunciata la data del recupero di Fiorentina-Inter. Pare, adesso vedremo se sarà ufficiale, che potrebbe essere recuperata giovedì prossimo. Addirittura con una sola settimana di anticipo si verrebbe a sapere appunto del recupero dei minuti restanti di Fiorentina-Inter proprio prima di Inter-Fiorentina. Una gestione del calendario, se effettivamente sarà così, che trovo francamente imbarazzante. Sapere con una settimana di anticipo quando si recupererà questa partita, ecco, mi sembra veramente imbarazzante. Ma detto questo, parliamo di Inter-Monaco. La seconda cosa da dire su questa partita in generale, su questa notte di Champions, è che è stata una delle più belle notti di Champions per me. Non so voi che ne pensate, ma lo stadio che vibra, lo stadio che esplode, un Inter dominante fin dall'inizio, e se la partita finisce dopo 15 minuti non è per demerito del Monaco, ma è per merito di un Inter che ha preparato questa partita alla perfezione e l'ha stravinta. Avevo letto tanti commenti sulla necessità di mettere tutti i titolari, tanti avevano dei dubbi perché schierare tutti i titolari, lo abbiamo visto, ha avuto ragione ancora una volta Simone Inzaghi, è una questione di mentalità soprattutto. Lautaro Martinez dopo la partita mi è piaciuto molto, che ha detto questa Inter ha l'obiettivo di andare in fondo in tutte le competizioni, l'obiettivo di vincere anche la Champions League, è una convinzione che questa squadra si è messa dentro, la sta immagazzinando, la sta portando sempre di più anche sul campo, è un Inter che nell'unica partita in cui ha fatto dei calcoli ha perso. E a tal proposito ragazzi, io vorrei dare tanti meriti a Simone Inzaghi, spero che sempre più tifosi daranno i meriti a Simone Inzaghi per quello che quest'Inter sta ottenendo, un allenatore che ancora oggi ha i suoi detrattori, ha delle cose su cui può migliorare, assolutamente sì,
Però ragazzi, facciamo un attimo i seri. 5 volte su 5 questo allenatore ha portato la sua squadra agli ottavi di finale di Champions League, 4 volte con l'Inter e 1 con la Lazio, ma è proprio la mentalità che sta portando, a cui non eravamo nemmeno più abituati, perché eravamo abituati ad esultare per qualificarci alla Champions League, e poi la Champions League l'abbiamo a un certo punto anche abbandonata, perché con giocatori che arrivano dal Cagliari e dal Sassuolo dove vuoi arrivare? Adesso, anche senza grandi colpi di mercato, l'Inter è costantemente tra le grandi, è costantemente con una mentalità di un allenatore, Simone Inzaghi, che raggiunge questo traguardo ma non lo esalta, cioè lo ribadisce perché è normale che lo ribadisca, ma dopo la partita che cosa fa? Si concentra sull'unico gol preso in 8 partite. Ragazzi, ripeto, abbiamo preso un solo gol in 8 partite di Champions League, siamo quarti in classifica in una competizione nuova, difficilissima da capire e da preparare, 8 avversari differenti, una competizione in cui Real, City, Bayern, PSG, Juve, Milan, Atalanta sono tutte arrivate dietro di noi, e poi in realtà l'Inter è quarta per la differenza reti, perché in realtà come punti l'Inter è seconda, solo il Liverpool ha fatto più punti di noi. E Inzaghi cosa fa? Si concentra sull'unica partita andata storta, come al primo anno si concentrava sul rammarico per quella notte di Liverpool. Questa è un Inter che ha cambiato dimensione grazie anche all'ambizione di questo allenatore. Terza cosa collegata a questa, in tanti in queste ore stanno facendo girare quella famosa frase di Inzaghi: dove vado io aumentano i ricavi, dimezzano le perdite e arrivano i trofei. Ecco, solo la partita di ieri, solo la partita col Monaco, porta nelle casse dell'Inter più di 24 milioni di euro. Tra tutto quanto, in questa Champions l'Inter si è già garantita 90 milioni solo di premi, quindi escludendo anche il botteghino, gli incassi da stadio, dove si è giocata anche una partita in più rispetto all'anno scorso, e quindi sono già più di 20 milioni in più rispetto a quanti l'Inter ne ha incassati nell'ultima Champions League. Siamo quasi ai livelli della Champions in cui siamo arrivati in finale per incassi, rendiamocene conto. E allora giustamente capisco che tanti tifosi dicano: con tutti questi soldi quindi che arriviamo, vediamo tutte queste cifre, bisogna comprare, bisogna fare un colpo sul mercato. Quindi quarta cosa da questa partita, ci colleghiamo al tema del mercato, non funziona proprio del tutto così, nel senso che comunque l'Inter con tutti questi soldi, con tutti questi incassi, secondo le varie stime, va verso un pareggio di bilancio. Per la prima volta dopo tantissimi anni potremmo chiudere un bilancio in pareggio, quindi non è un Inter che naviga nell'oro nonostante questi incassi. Anche se chiaramente un po' di spazio eventualmente per fare un acquisto ci sarebbe pure, ma restano le difficoltà che ho detto più e più volte. Per comprare un giocatore che faccia la differenza in questa Inter a gennaio servono tanti soldi, oltre alle difficoltà che ci sono nell'integrare un giocatore nuovo in questo momento. Serve un centrale, si sta dicendo tante volte, ma a parte che va sempre tenuto sotto osservazione Bissek per quel ruolo, io ve lo dico da più di un anno, quindi vediamo. Abbiamo visto Juventus e Milan, ad esempio, che devono comprare un difensore e non ci stanno riuscendo, hanno dovuto ripiegare su delle opzioni di riserva, ma il vero colpo ancora non lo hanno fatto e devono farlo. Perché? Perché oggi costano tutti di più di quello che servirebbe in realtà per prendere dei giocatori. Oggi tutti i giocatori hanno delle valutazioni molto più alte del loro reale valore, per quello che è il mercato di gennaio così particolare, per cui di fatto il mercato lo ha annunciato Marotta come si chiuderà, perché Palacios è andato al Monza, Buchanan va al Villarreal. Marotta ha pubblicamente detto prima della partita col Monaco che si sta cercando, in caso di partenza di Buchanan, che verrà concretizzata in queste ore, prestito con diritto di riscatto al Villarreal, si sta cercando un sostituto giovane, quindi niente Biraghi, che non è mai stata in realtà un'opzione concreta per l'Inter. Zalewski della Roma rimane a questo punto il nome caldo da tenere sotto osservazione. Non è un profilo che scalda i tifosi da quello che ho visto, anche se secondo me, lo ripeto ragazzi, se arriva con la testa giusta, e se arriva soprattutto Zalewski, indubbiamente sarà più funzionale di Buchanan. Stiamo parlando di un giocatore che deve sostituire un esterno di riserva al posto di uno che ha fatto fino a qua circa 150 minuti, quindi inevitabilmente sarà più funzionale. Qualcuno dirà: serve un colpo in attacco. Potrei essere d'accordo, nel senso che ad oggi le alternative non danno ancora fiducia. Piazzare Arnautovic e Correa in questo momento però è impossibile, e così diventa impossibile operare in entrata. Quindi bisogna dare fiducia a Taremi, c'è bisogno che si sblocchi definitivamente, perché oggi in realtà il problema più che altro è che
Thuram e Lautaro sono veramente troppo forti, ragazzi, questo è il vero problema e nessuna squadra al mondo può pensare di avere lo stesso rendimento se manca uno dei 2 giocatori più forti della rosa, così determinanti tra l'altro come lo sono Lautaro, che ha superato nei gol tra l'altro Thuram in questo momento, grazie anche a questa tripletta, sempre per ricordarci Lautaro che non segna in Champions, Lautaro che non segna i gol decisivi, ecco Sparta Praga, Monaco, partite vinte praticamente con i gol di Lautaro Martinez, con un grandissimo contributo di Marcus Thuram, di Barella stesso, ma di questo poi è di tutta la Champions, del derby alle porte, parleremo nella diretta delle 19:30, quindi iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi l'appuntamento. Ora godiamoci questa grande vittoria senza pensare al resto degli obiettivi, eccetera. Io sono diventato un tifoso pazzo di questa Inter, godendomi queste notti qua, notti come queste, notti veramente grandissime, queste emozioni che un tempo vivevo con mio padre sul divano, ora qui nel mio ufficio insieme a tutti voi. Sono delle grandi notti, 18 partite tutte insieme, valanghe di gol, la classifica che cambia da un momento all'altro, ma soprattutto l'Inter che domina in Europa un avversario di livello, che in alcuni momenti era stato anche sopra noi in classifica durante questa Champions, con giocatori forti, un Inter che vince in maniera feroce giocando un calcio spettacolare. Godiamocelo davvero ragazzi, perché sono momenti questi bellissimi secondo me, notti così che mi hanno davvero emozionato e spero che anche voi avrete vissuto così questa partita e ne parleremo stasera in diretta. Poi in descrizione trovate il link per entrare a far parte del nostro club, passioneinter.club, vi aspetto lì dove approfondiremo anche altri temi, la chat è caldissima in queste ore, vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.